Terminata l'esperienza bellissima di Amendola, mi fu chiesto di scegliere un reparto, ed era uno dei privilegi che avevamo noi dopo aver svolto appunto questa esperienza da istruttori, di scegliere un reparto in cui andare a continuare la mia esperienza di pilota da caccia. Avevo una prima opzione che era il 22esimo gruppo di Strana e una seconda opzione che era il 9° gruppo di Grosseto. Eravamo Arturo Argenzio e io non avevo problemi, chiaramente la mia leggera preferenza andava verso il 22, proprio perché avevo vissuto a Istrana, e poi alla fine finì al 9, perché Arturo Argenzio mi chiese di andare lui al 22esimo gruppo per ragioni familiari, la moglie aveva più facilità d'accesso al ruolo di insegnante e quindi dissi certamente sì, non c'è problema. E andai al 9° gruppo, dopo aver fatto il 20esimo, e tra l'altro feci il 20esimo all'interno di un corso del 20esimo gruppo di allievi che erano stati i miei allievi fino a 10 giorni prima. Con la differenza che loro erano sergenti maggiori appena promossi sottotenenti, io ero già un capitano anziano ed ero stato il loro giustiziere, tra virgolette, in realtà piloti straordinari che hanno fatto tutti quanti una bellissima carriera. E 20esimo molto impegnativo, passaggio di macchina, ulteriori 50 nodi in più da aggiungere sul groppone a quelli che portava il G91T, velocità diverse, aeroplano bello, bellissimo, il TF aeroplano bellissimo, istruttori veramente al massimo livello professionale immaginabile e in un ambiente di lavoro duro, serio, perché la macchina, come d'altra parte il G91T, non ammetteva attimi di pausa. Non fu facile l'abilitazione sul TF, ma come tutte le abilitazioni, quando si arriva alla fine, si fa finalmente il decollo solista sul TF, uno può avere, come era nel mio caso, 1600, no, forse avevo più di 2000 ore di volo quasi. È una grande soddisfazione. In sintesi estrema, bellissima, bellissima soddisfazione, e successivamente l'assegnazione al 9° gruppo caccia intercettori. Ero capitano anziano, prossimo ad andare alla scuola di guerra aerea, per cui feci l'abilitazione in linea sul monoposto, sull'S, che è una macchina molto diversa dal TF. Se il TF è una versione un pochino più veloce e supersonica di un G91T, l'S-ASA è un altro mondo, è una bestia di Formula 1, per cui ricordo che ero a Sigonella a fare i miei primi voli di abilitazione sul monoposto, il mio Chase, l'attuale capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, e ci divertimmo, fu molto bello vedere questo aeroplano che aveva delle performance che andavano molto oltre quello che potevo immaginarmi, pur avendo volato già sul TF. L'S era veramente una cosa diversa. E feci soltanto l'abilitazione e poi fui mandato alla scuola di guerra aerea a Firenze, perché mi toccava, perché dovevo farlo, perché dovevo completare le mie attribuzioni per il passaggio successivo di grado. Andai alla scuola di guerra aerea e al ritorno della SGA rientrai a reparto per affrontare l'addestramento Combat Readiness, che nel mio caso, venendo da un'esperienza pregressa piuttosto consistente e da una precedente Combat Readiness o quasi, veniva concentrato in poche missioni, quindi iniziai l'addestramento e chiaramente con il CESDA inizialmente, con i capocoppia successivamente, e dopo una ventina di voli arrivò il momento clou della mia esperienza di pilota. Almeno ritengo che quello sia il momento più faticoso, uno dei momenti più faticosi da vivere, perché era una missione molto particolare. Dovevamo fare molto semplicemente delle intercettazioni beam sterne. Il target era quello che poi è diventato il generale Mino Caputo, che era un istruttore del 20esimo, quindi c'era un TF. Il mio leader era Pierpaolo Mugnai. Io dovevo fare il gregario in trail, quindi dopo il decollo agganciarmi lock-on col radar e non far altro che seguirlo come si fa durante uno scramble, durante una missione di intercettazione reale. Condizioni meteorologiche erano molto brutte, nuvolosità molto bassa, piovaschi dappertutto. Tra l'altro la missione era stata cancellata 2 volte quella giornata, quella mattinata.
perché per vari motivi tecnici, ritardi, cose, insomma, sembrava che non si dovesse svolgere, poi alla fine saltarono fuori 3 aeroplani, andammo a fare questa missione. Missione che si svolse completamente in India Mike, in IMC, per tutta la sua durata. Senza particolari difficoltà riuscì ad avere il lock-on, il radar mi tenne il lock-on tutto il volo, facemmo le nostre intercettazioni, arrivati al Joker Fuel, quindi al carburante per rientrare a Grosseto, dichiarammo il knock it off, quindi stoppammo le nostre intercettazioni, il buon Caputo con il TF o con il G, non ricordo, tornò a Grosseto e io in trail cominciai a seguire a 2,5 miglia il mio leader Paolo Mugnai, che nell'occasione tra l'altro aveva un aeroplano, ed era probabilmente la ragione dei ritardi, che non aveva il radar a bordo. Quindi il mio radar era bloccato sull'aeroplano del mio leader e Mugnai non aveva il radar davanti che potesse spazzare. E la procedura prevedeva un GC-GCA, quindi eravamo agganciati a quercia radar appoggio ballone, e che ci cominciò a dare dei vettori per scendere lungo una direttrice che ci avrebbe portato poi sul mare, effettuare una grossa virata con il passaggio di mano al GCA di Grosseto e terminare la nostra missione con un GCA alle minime, perché le condizioni meteorologiche appunto erano piuttosto mediocri. Però non c'era un'attività particolarmente significativa, quindi nel rientro lock-on, io ricordo ero a 300 nodi, flap TO, piuttosto rilassato, avevo il radar in lock-on, non dovevo fare altro che seguire il lock-on e eseguire le autorizzazioni che venivano date al leader con 25-30 secondi di ritardo. Quindi questo era vedere il lock-on spostarsi di una trentina di gradi e poi iniziare anch'io le mie virate scendendo, separandomi leggermente di quota. Quindi tutto assolutamente normale. Quando a un certo punto comincio a percepire che intorno a me il cielo, da latte che era, bianco che era, comincia a diventare un pochino più scuro, più scuro, più scuro, più scuro, e sento Mugnai leader che dice: siamo in un CB. Siamo in un CB, passano 20 secondi e comincio a sentire scuotimenti sempre più forti, fino a quando a un certo momento percepisco chiaramente una fortissima flashata tutto intorno, un lampo molto forte, un bang molto forte, e l'occhio mi cade sui giri, istintivamente porto la manetta avanti, non sento nessuna spinta, porto la manetta in full AB, dico la devo sentire la spinta, ma forte perché era monoposto, non sento nessuna spinta, guardo i giri e dico sto portando la manetta in avanti, ma i giri vanno al contrario. Mi si è spento il motore. Dico al mio leader Paolo, guarda che mi si è spento motore, e lui, attimo di silenzio, mi fa lanciati. Dico no, un momento, lanciati. Sono dentro un disastro meteorologico, il cielo è nero, piove, c'è pioggia battente, aspetta un attimo, manetta stop, candelette starter, 1001, 1200, 1300, manetta su idle, dai che riparte, non riparte. 30 secondi, 20 secondi, questo è avvenuto all'incirca 8000 piedi. Stavo planando, la velocità onestamente non la stavo più guardando, manetta stop di nuovo, candelette per la seconda volta, non parte, riprovo un'altra volta, dico sto prendendo un granchio sicuramente, porto la manetta tutta avanti, provo a spingere il post bruciatore, dovesse succedere qualche cosa, niente. Nel frattempo stavo attraversando, mi sembra, i 4.000 piedi, la mea lì era intorno ai 2.000, 1.800, 1.700, una cosa del genere, e pioveva. Si sta molto bene dentro l'abitacolo di un aeroplano, soprattutto quando uno guarda fuori e vede che fuori c'è vento e piove. Per cui presi la decisione, a quel punto dissi ok, è andata, strinsi le cinghie e tirai la maniglia che ho a casa con me, come ricordo, mi è stata regalata dai miei specialisti, tirai la maniglia e a quel punto dissi ok, vediamo che cosa succede. E lì
vissi, come è successo a tanti in quelle situazioni di stress estremo, un'espansione veramente del tempo, perché io ricordo perfettamente che tirai la maniglia bassa, venivo dal 339, non eravamo addestrati a tirare le maniglie alte, eravamo concettualmente, ho detto, se dovessi avere un incidente del genere tiro quella bassa che la prendo per prima. E tirai la bassa, tirai e non accade niente, tant'è che mi ricordo che abbassai lo sguardo per vedere di avere la maniglia in mano, in quell'istante sentii le cariche esplosive del tettuccio, il tettuccio che andava via, un istante dopo una mano che mi entrava dentro il casco, che mi cercava in tutti i modi di togliere il casco dalla testa perché ero passato attraverso il blindo ed ero 300-320 nodi, una velocità del genere, quindi l'aria mi entrava nel casco. Mi ricordo che vidi la visiera incrinarsi e poi sentii questa accelerazione formidabile e per un attimo ero legato, attaccato al seggiolino, sentii questa accelerazione fortissima, mi sembrava di essere un proiettile dentro la canna di un fucile e di punto in bianco passai dall'essere completamente compresso dentro l'aeroplano alle gambe di cui perdevo il controllo, la schiena che si inarcava completamente, non capivo assolutamente cosa succedeva, ero perfettamente lucido, con gli occhi semi aperti devo dire, non del tutto aperti, schiena che si inarca completamente, a un certo punto sento una grande insaccata, un rumore strano, era l'estrattore che mi penzolava davanti col paracadute aperto, solo che era un India Mike e pioveva. Mi ricordo che tirai un urlo fortissimo, se ci fosse stato un pastore là sotto a sentire un urlo provenire dalle nuvole probabilmente avrebbe fatto un Medjugorje o qualcosa del genere, avrebbe visto veramente qualche cosa di particolare. E mi accorsi che il lancio c'era stato, che le cinghie per quanto fossero strette non erano strette abbastanza, per cui avevo queste cinghie inguinali larghe, lo schienale largo, stavo fermo, l'unica cosa che feci è presi nuovamente il beacon di emergenza, tirai forte per cercare di avere la certezza che fosse partita la radio d'emergenza e cominciai a, credo, scendere o a spostarmi dentro la nuvola. Pioveva, ricordo, pioveva forte, avevo degli scuotimenti del paracadute, però notavo che quello che vedevo sotto di me gradualmente diventava sempre più scuro, sempre più scuro, sempre più scuro, perché mi stavo avvicinando. Era una zona di massa marittima, nelle montagne metallifere a est di Massa Marittima, perché le nostre traiettorie di volo comunque erano sempre pianificate in zone senza centri abitati. Mi venne in mente chiaramente pensai anche dove poteva essere finito il mio aeroplano, non ne avevo la più pallida idea perché non vedevo nulla. A un certo punto sbuco fuori dalle nuvole, riesco effettivamente a vedere alla mia sinistra molto distante un fumo nero che viene da terra. Per fortuna intuisco che era dentro un bosco. A quel punto vedo uno schieramento, una distesa di alberi, di pini, e poi vedo i cavi dell'alta tensione e il vento che mi spostava lateralmente molto forte. E dissi adesso faccio la fine del pollo, finisco sui cavi dell'alta tensione. Come faccio? Provai, mi avevano spiegato che bisognava tirare e muovere questo maledetto paracadute e non successe assolutamente nulla. Poco male, vidi passare sotto i cavi dell'alta tensione, però c'erano gli alberi che mi preoccupavano non poco perché adesso finiscono gli alberi e vediamo che cosa faccio. Quindi strinsi le gambe, misi i talloni in avanti, intanto dico adesso ci passerò attraverso e poi di punto in bianco vidi questi alberi avvicinarsi molto velocemente e mi resi conto che stavano arrivando a terra, d'improvviso gli alberi spariscono, radura, pum, sbatto contro un prato. Quindi involontariamente ero finito in un praticello, rimbalzo sul prato, cado per terra, rimango fermo un attimo, muovo le dita dei piedi, le gambe, le mani, dico, non mi sono fatto niente, incredibile. C'avevo ancora il battellino attaccato, mi ero completamente dimenticato di sganciarlo, ma poco male perché per fortuna venivo da un periodo in cui avevo fatto sport, ero allenato, stavo bene fisicamente, insomma forse era il momento giusto dovendo avere un incidente, per avere un incidente del genere. Sta di fatto che mi libero del paracadute, mi alzo in piedi pian pianino, mi guardo in giro e dico dove sono? Sono in montagna, benissimo, e ora dove vado?
E lì per lì mi venne l'istinto di correre. Feci 10 metri di corsa a una velocità altissima, poi mi fermai e dissi no, fermo, perché adesso è la volta che ti rompi veramente. Mi fermai, presi fiato, mi sedetti un attimo, poi dissi ok, adesso ragioniamo su cosa fare. E cosa posso fare? Devo trovare una casa. Sentii del rumore di ululare di animali, dissi non saranno mica i lupi? No, saranno dei cani? Probabilmente. Vidi un fumetto che veniva da dietro questa collinetta dove c'era questa radura e mi misi a camminare. Trovai una casa, suonai, aprì una gentile signora che vide questo marziano con tanto di casco, maschera penzolante, Secumar, anti-G, e gli dissi no signora, ferma, sono un pilota dell'aeronautica, sono il capitano Ripamonti, mi faccia chiamare per piacere all'aeroporto per comunicargli che ho avuto appunto l'incidente e sono vivo. Lei fu gentilissima, mi ospitò in casa. Il problema è che non mi ricordavo i numeri di telefono, né c'avevo un cellulare con me, 1991, 23 aprile. I cellulari erano qualche cosa per i molto molto ricchi. Chiamai il 113, mi risposero, dissi chi ero e cosa facevo e cosa dovevano fare. Non credo abbiano fatto niente, secondo me mi presero per un matto. Dopodiché ebbi un lampo di genio e dissi ok, mi ricordo il numero di telefono, chiamo Grosseto, chiamo il centralino di Grosseto, mi faccio passare con urgenza il comandante del nono gruppo, mi risponde il maresciallo Balloni della segreteria e mi fa comandà, ma lei non era in volo? E dico sì, ero in volo, ma adesso non lo sono più. In realtà il gruppo era già entrato in allarme, chiaramente ero dato per disperso, Mugnai, il mio leader, nel frattempo era rientrato già alla base e chiaramente anche da parte sua era un modo di calmare le acque. Tutti sapevano che c'era stato l'incidente, il gruppo era entrato appunto in questa situazione particolare. E parlai col comandante di gruppo e mi disse sai dirmi dove sei caduto? Dico guarda, sono caduto in questa zona, me lo sta dicendo questa signora che mi ospita, sto bene, ho camminato, non ho problemi, a parte l'essere un po' sovraeccitato, sto mangiando un pezzo di torta e bevendo qualche cosa di alcolico, quindi con calma venitemi a prendere quando volete perché io sto bene. Dopo un'oretta, circa forse meno, sentii le pale di un elicottero arrivare, l'elicottero della 604esima squadriglia a collegamento di Grosseto, che atterrava lì dove ho lasciato il mio paracadute aperto con tutte le mie cose lì, e mi venne a prendere il tenente colonnello Giorgio Riolo con i piloti della squadriglia e mi riportarono in base, dove fui festeggiato dai colleghi piloti del 20° gruppo e quei pochi piloti del mio stesso gruppo, del nono gruppo, che erano a Grosseto perché il gruppo in quel momento era rischierato a 10° manno per una campagna ACMI, quindi di combattimento aereo. E visite mediche, sembravo assolutamente sano, in realtà poi dopo negli anni ho scoperto di aver avuto uno schiacciamento vertebrale, però niente assolutamente di rilevante rispetto a quello che mi era successo, quindi nulla da recriminare decisamente. Ma non era quello il momento non era passato il momento difficile. Il momento difficile doveva ancora arrivare, perché lanciarsi, ci pensasse Giulino, fa tutto quanto nel migliore dei modi. Poi però, una volta rivolato sul TF, fui fermato dall'IML, dall'Istituto Medico Legale per circa 2 mesi, perché fui messo a doppio comando, ovviamente perché chiaramente lo stress era stato molto alto, mi ero lanciato in India Mike dentro un temporale. Insomma, a raccontarla così sembra una cosa molto facile, ormai la ricordo con un certo affetto, però in realtà effettivamente qualche scoria doveva avermela lasciata addosso, perché appunto fui messo a doppio comando per 2 mesi. E poi però si trattò di ricominciare. E quello è l'ostacolo più grande, perché tutto sommato uno può essere pilota di 104 ma non è Superman, o meno spesso e volentieri facciamo finta di essere dei Superman, in realtà poi quando siamo chiusi dentro l'abitacolo siamo delle persone come tutti gli altri, con tutte le paure che saltano fuori. E quindi la cosa più difficile, l'ostacolo più grosso che ho superato in assoluto in quella parte della mia vita è stata cercare di convincermi che ero ancora in grado di pilotare un F-104. Io ricordo molto bene
il terrore vero e proprio che provai nel primo notturno bassa quota sul mare, quindi in condizioni che mi potevano riportare a quelle dell'incidente. 450 nodi, angoli di bank che minimo dovevano essere di 60 gradi, quindi virate forti, gestione dell'aeroplano molto brusca, che è quella che si deve fare con quegli aeroplani per farli volare nel modo vero, nel nero del mare sotto, nel nero del cielo sopra, non era assolutamente facile. E devo dire la verità, stavo dentro dell'aeroplano, dentro il cockpit, stavo molto, molto, molto scomodo. Non vedevo l'ora di tornare in base, per un attimo mi ha anche balenata l'idea di dire io non ce la faccio, non ce la posso fare, è troppo difficile, dopo l'atterraggio gli dico che smetto. Era già successo ad altri piloti di F-104. E la cosa più difficile era anche non mostrare in realtà ai piloti più giovani che stavo vivendo un momento di difficoltà personale, psicologica gravissima. All'epoca non c'erano sistemi di recupero psicologico dei piloti incidentati come probabilmente ci sono adesso e come ci sono per gli atleti. Mi vengono in mente i piloti di Formula 1 o quelli che fanno discesa libera o Super G che hanno bisogno appunto di un recupero psicologico. Quindi me la dovetti vedere da solo e fu molto faticoso. Diciamo che ricominciai a ragionare da pilota di F-104 dopo diversi mesi, in cui sceso dall'aeroplano facevo finta di essere un superuomo che nulla lo poteva scalfire, in realtà quando salivo a bordo e mi facevo il mio volo in quelle condizioni meteorologiche di MC o di notte che erano tipiche del mestiere di intercettore, non stavo affatto bene. Però passo dopo passo, gradino dopo gradino, dovrai essere un decente pilota di F-104, tant'è che continuai la mia carriera per raggiungere tutte le qualifiche professionali sull'F-104, quindi da lì a poco diventai capocoppia, fu Enzo Vecciarelli appunto a darmi la qualifica di capocoppia, subito dopo capoformazione, poi pilota chase, che è il mestiere più difficile che ho fatto in vita mia. Pilota chase è il pilota che si affianca ai piloti che per le prime volte volano su un monoposto. Volando su un monoposto ci deve essere un caccia che gli sta attaccato di fianco, che controlla che il pilota faccia quello che deve essere previsto fare nei parametri fatti. E devo dire, i notturni chase sono la cosa in assoluto più difficile che ho fatto nella mia carriera di pilota. Qualche cosa veramente che a volte mi domandavo, mi chiedevo e credevo di essere arrivato al limite assoluto delle mie capacità professionali. Oltre quello non potevo andare. Pilota chase di notte col 104 era veramente un qualche cosa che mi lasciava molta adrenalina addosso e molta fatica professionale, anche in condizioni normali, molto impegnativo. E nel 1997, col grado di tenente colonnello, ho avuto il privilegio di diventare comandante del nono gruppo caccia intercettori, con un gruppo di piloti e di specialisti di levatura straordinaria, in un momento molto bello, perché avevamo tante ore di volo da volare, tanti aeroplani, e un'ulteriore soddisfazione mi fu data dal colonnello Giampaolo Miniscalco, che era stato comandante delle Frecce Tricolori, che poche settimane dopo essere diventato comandante di gruppo venne da me e mi disse: guarda, ti ho scelto per diventare capoformazione perché vogliamo riportare le formazioni pesanti di F-104 nelle manifestazioni aeree. Fu un grandissimo privilegio questo, anche perché rispetto a molti altri comandanti di gruppo, avendo fatto un'esperienza pregressa precedente in altri aeroplani, non avevo questa montagna di ore di volo di F-104. Avevo passato le 1000 ore naturalmente, ma c'erano comandanti di gruppo che si stavano avvicinando alle 2000. Però fui scelto da Miniscalco e la cosa mi inorgoglì non poco. E diciamo l'apice fu il 23 maggio, se non sbaglio, sì, del 1998, per il sessantenario dell'aeronautica, formazione 904, per arrivare a quella formazione un addestramento specifico fatto con Miniscalco, sebbene appunto fossi capoformazione, ma il problema era che portavamo poi le formazioni da 6 e da 9 di F-104 in quel genere di ambienti, quello delle manifestazioni aeree, a cui noi piloti dei reparti non eravamo poi tutto sommato così familiari. E feci con questo genere di formazioni moltissime manifestazioni aeree successivamente, fino a quando a settembre 1998 presi la decisione di congedarmi dall'aeronautica dopo 18 anni di servizio, un'esperienza di vita e professionale straordinaria e irripetibile,
con uomini, e non parlo solo dei piloti naturalmente, ma degli specialisti, di una levatura tale per cui sono stato orgoglioso di aver vissuto questa parte della mia vita, per poi iniziare una nuova esperienza di vita.